Stavo raccontando a Jessie la storia di Siddhartha. È una bellissima storia, un bellissimo mito. È un modo di raccontare la verità e ai bambini piace tanto. Lama Norbu, io ho un grande rispetto per la vostra cultura e la vostra religione. E so tutto dell'invasione del Tibet e delle tragedie che sono successe. Però io non credo nella reincarnazione, né ci crede mia moglie. Perché dovreste? Nel Tibet noi consideriamo la mente e il corpo come il contenuto e il contenitore. Ora la tazza non è più una tazza. Ma che cos'è il tè? È ancora te. Esatto. Nella tazza, sul tavolo o sul pavimento, si trasferisce da un contenitore a un altro, ma è ancora tè. Così la mente dopo la morte. Anch'essa da un corpo si trasferisce a un altro, ma è ancora mente. Perfino nel panno rimane tè, lo stesso tè. Non per me, grazie. Allora, intanto, per parlare del futuro e per pensare al nostro futuro, focalizzare un attimo d'attenzione sul fatto che l'unico dato certo che abbiamo è che non sappiamo quando né come un giorno dovremo lasciare il nostro corpo, chiarisce molto bene alcune idee. Innanzitutto ci consente di riposizionare le nostre priorità e anche in questo atto di dare un nuovo ordine, di dare realmente il giusto valore alle cose che per noi sono importanti. La seconda cosa che ci consente di fare è di capire esattamente che cosa ci rende unici. Unici non significa insostituibili, ma significa capire esattamente come noi vogliamo costruire il nostro pezzettino di mondo. In questo pezzettino di mondo ci sono poi anche le cose che vogliamo lasciare ai nostri figli, alle persone che amiamo, che vogliamo banalmente lasciare a chiunque segua dopo di noi. Il futuro è uno stato d'animo ed è uno stato d'animo su cui è bene che incominciamo a capire come meglio gestire le nostre risorse. Gli stati d'animo vanno allenati e vanno tenuti vivi. Gli stati d'animo sono quelle emozioni che ci legano ai fatti che accadono nella vita. Ognuno di voi sa perfettamente che di fronte a uno stesso fatto può avere reazioni diverse da quelle che hanno le altre persone ed è questa capacità di interpretare un fatto e di portarlo dentro di noi con un nostro preciso significato che cambia la qualità della nostra vita. La qualità della nostra vita è costituita da gioie, da dolori, le cose più importanti sono assolutamente invisibili e quindi a volte riuscire a guardare quello che abbiamo dentro da un punto di vista diverso ci aiuta tantissimo a costruire il nostro pezzo di mondo esattamente come lo vogliamo. E ieri qualcuno mi chiedeva come sono arrivata negli anni a fare quello che faccio in questi incontri, in questi affiancamenti e accompagnamenti che io ho con le persone e mi è venuto in mente che la prima volta che io ho pensato di lavorare sul cambiamento mi è accaduto quando ero molto giovane, avevo circa 13 anni, erano gli inizi, era fine anni 70 e fui portata in Russia, a Mosca, dove dovevo seguire un corso di russo e una mattina mi dissero che mi avrebbero portato insieme alle altre compagne a visitare il Museo dell'Armata Rossa. Ora, a fine anni 70 la Russia era molto diversa da come è oggi e quindi quando si entrava nel paese si restava senza documenti e si riceveva un piccolo pezzo di carta su cui scrivevano il nome e un numero.
e quel numero serviva a identificarti dentro al tuo gruppo di pari. Gli stranieri non avevano contatti con la popolazione russa e eravamo assolutamente separati, identificati in maniera molto chiara e potevamo muoverci soltanto accompagnati dalla nostra guida. E quella mattina io non so esattamente per quale motivo, ma essendo che a 13 anni ero incredibilmente ancora un po' più bassa di quanto sono oggi, riuscii a sgattaiolare nel contingente russo. C'erano file separate per nazionalità, e la fila dei tedeschi, degli inglesi, degli italiani, dei francesi, a un certo punto combaciava con la fila dei russi e io mi infilai lì dentro e feci la mia visita al Museo dell'Armata Russa, separatamente ovviamente dalle mie compagne di diversa nazionalità. E quando uscii trovai le mie compagne intanto che mi aspettavano, perché la mia visita era durata 45 minuti in più della loro, e erano assolutamente annoiate dal fatto che avevano passato un'ora a sentirsi raccontare, a vedere le uniformi che andavano dalla guerra del 1917 al 1922, e trovarono che quella visita fu veramente molto noiosa. Io invece uscii assolutamente sorpresa, perché vidi in quelle stanze un racconto molto particolare della storia russa, che era il periodo della guerra fra il 1939 e il 1945, in cui mi raccontarono quanto era importante l'opera che i russi fecero in quegli anni, quanto devastarono la Germania, quanto la Germania fosse stata dura e crudele. Vidi un sacco di documentari che le mie compagne non videro mai e sulle quali però ci confrontammo quando io uscii, e in quella esperienza io ricordo che ho imparato 3 cose. Una è che dello stesso tema devi almeno leggere un 5 o 6 libri che provengono da diverse culture, perché un'unica visione dello stesso tema è assolutamente parziale. A noi ce l'avevano raccontata quella parte di storia a scuola, ma ce l'avevano raccontata in una maniera assolutamente diversa. La seconda cosa che imparai è che ci sono degli insegnanti e che a volte ciò che tu ricevi come insegnamento è qualcosa di diverso da quello che ti può dare un maestro, perché l'insegnamento a volte è parziale e quindi bisogna saper riconoscere i maestri nella vita, che sono un po' diversi dagli insegnanti, e solitamente i maestri ti danno una visione molto più rotonda. E la terza cosa che imparai è che ogni ideologia è la migliore per se stessa e quindi bisogna cercare di stare il più possibile svegli dentro alle ideologie nelle quali cresciamo, perché è importante capire che tutto ciò che è ideologico è parziale, manipolativo e non ci consente a volte di venire a contatto con ciò che è realmente la nostra essenza. Questo perché lo racconto? Perché quando davvero volete fare un percorso di cambiamento e incominciare a capire come costruire il vostro futuro, un po' di sguardo al passato lo dovete dare e dovete soprattutto liberarvi da ciò che ritenete essere dei ganci che vi tengono legati a rancori o a rimpianti. Rancori o rimpianti non vi consentono di mettere l'energia davanti. Quindi guardandovi dietro, la riflessione da fare è come includere tutto ciò che avete vissuto. E una cosa interessante è che negli ultimi anni la ricerca neuroscientifica ci ha dato un sacco di elementi per capire come mai alcune volte facciamo fatica a lasciare il passato. Uno di questi è che il dolore e la scomodità attivano delle parti del cervello che solitamente non usiamo. Quindi soltanto quando riusciamo a stare realmente dentro al dolore e alla nostra scomodità riusciamo a creare nuovi comportamenti e nuovi modi di andare avanti. Questa è una cosa che non facciamo volentieri e quindi di solito lasciamo quelle parti del cervello spente. Accenderle è una buona risorsa. La seconda cosa è che per guardare avanti bisogna essere molto consapevoli
di dove stiamo, perché per andare a Roma è importante sapere se stiamo partendo da Napoli o da Milano, altrimenti a Roma magari ci arriviamo, ma con dei giri e con delle dispersioni di energia e con fatiche assolutamente inutili. Quindi sapere da dove state partendo è assolutamente fondamentale. Per sapere questo significa che bisogna stare un po' fermi. È un'attività che facciamo raramente nei nostri giorni. Siamo molto abituati a correre, a risolvere problemi, siamo spesso abituati a dare per scontato una serie di cose. Stare fermi non è proprio una cosa che ci viene naturale, è molto importante. E l'altra cosa per costruire un buon stato d'animo che ci consenta di guardare al futuro è sapere che da soli non si va da nessuna parte e che quindi le cose più importanti che noi possiamo fare sono costruire insieme agli altri, essendo consapevoli che tutti noi siamo interconnessi. E quindi la visione collettiva è una visione che implicitamente contiene una visione etica. Io so che se faccio uno sgarbo a questa parte della sala, prima o poi mi torna. Se sono fortunata mi torna direttamente, se sono sfortunata torna ai miei figli. E quindi bisogna stare molto attenti a come facciamo circolare le nostre scelte. Essere capaci di avere un equilibrio fra ciò che diamo e ciò che riceviamo è un altro elemento importante per rendere le nostre relazioni sostenibili. Non esistono relazioni adulte nelle quali una persona solo dà e non riceve, o solo riceve e nulla dà. Ci possono essere delle relazioni nelle quali c'è un forte disequilibrio, ma non durano molto. E se durano, non sono generative di benessere per chi è coinvolto in queste relazioni. Quindi fate molta attenzione al fatto che dare è importante, ma anche sapersi aprire per ricevere ciò che gli altri ci vogliono dare è un elemento di grandissima forza che ci consente di essere solidi nella crescita del nostro contesto, della nostra rete e anche della crescita del nostro futuro. Io vorrei chiudere con 2 parole sull'importanza della riconciliazione, perché è una delle cose che rende più grande il nostro futuro rispetto al nostro passato, e il futuro, se è davvero un futuro positivo, è un futuro molto più ricco e grande di ciò che noi abbiamo già vissuto, è la capacità di includere e di riconciliarci con tutto ciò che in qualche modo abbiamo cercato di escludere dalla nostra vita. L'importante è riuscire a accettare ciò che è diverso da noi, abbandonare il giudizio è la cosa che vi rilassa di più. Se vi permettete di non avere opinioni e giudizi, sarete sicuramente più rilassati nell'affrontare le scelte della vostra vita. E in particolar modo vi volevo dare un ultimo minuto sull'importanza della riconciliazione anche quando è difficile guardare negli occhi l'altra persona. E con questo volevo augurarvi un felice e ampissimo, ricco futuro.